Eccoci qua per una nuova puntata di Connectando. Abbiamo superato le 33 e oggi siamo con Daniele Bono. Dani, benvenuto. Ciao Simo, grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato. Daniele, siamo qua per parlare di pedagogia, giusto? Esatto. Ci vuoi dire sin da subito qualcosa per farci entrare quantomeno in una visione panoramica di questa disciplina? La possiamo chiamare disciplina? No, forse Beh no. sì, è una disciplina, una scienza, sì, assolutamente. Sì, appunto la pedagogia è una scienza che studia l'educazione, proprio in soldoni, ehm, che, diciamo deriva da quella che è l'educazione stessa, ma viene, ovviamente dopo, perché è una teorizzazione dell'educazione. Quindi diciamo che agli albori dell'uomo l'educazione è sempre esistita, perché è un po' l'accompagnamento, no, della persona, del figlio, del discente, dell'alunno, in un percorso di vita. In seguito poi arriva la pedagogia, che è proprio la teorizzazione dell'educazione, che va in simbiosi con la filosofia, poi vanno sempre in stretto contatto, vanno a braccetto le 2 cose. Quindi diciamo che la possiamo far risalire, all'antica Grecia, no, da Socrate, Platone, Aristotele, che appunto teorizzavano questa scienza appunto dell'educazione, con Socrate che magari col suo daimon, che era il tirar fuori, dall'altra persona, ehm, e Platone che è stato suo allievo, poi ha continuato la teorizzazione con la paideia, ehm, e insomma è questo un po' la cornice generale. Poi ovviamente nel corso dei secoli, anche con l'avanzare della stessa società, la pedagogia stessa ha preso vari sviluppi che, sicuramente si sposano con quella che è il clima dell'epoca o quelle che sono i valori dell'epoca, no, ehm, per arrivare poi fino magari al secolo scorso con Montessori, con Dewey. Mhmm, Questo un pochino in generale, Simo. Sì. Perfetto, mi interessava questo, diciamo, adesso in un primo momento. Vuoi aggiungere o completare qualcosa in questa piccola introduzione? Ma, giusto magari, ma probabilmente verrà fuori con il proseguire del discorso, che educazione e pedagogia, come abbiamo detto, sono in simbiosi, ma poi si differenziano, con il ruolo che ha nel lavorativo, ecco. Son 2 ruoli, strettamente collegati, che vivono in simbiosi, ma comunque con delle differenze l'uno dall'altro, quindi educatore e pedagogista. Io Ah, lavoro come entrambi, pratico entrambe le professioni. sia pedagogista che educatore. Esatto, sì. Sì, adesso ci entriamo. Voglio dire sin da subito che tutto questo che stai raccontando non mi è nuovo, non perché io abbia studiato pedagogia o educazione, ma perché, dobbiamo confessare che questa intervista con Daniele è già stata realizzata, ma per, diciamo, problemi tecnici, ehm, l'intervista non era fruibile, ehm non era possibile farvela conoscere. Quindi ci siamo, insomma, visti obbligati a dover ripetere. Curiosamente, questa è la seconda volta, questa è l'intervista 34, la seconda volta che succede e curiosamente, è successo proprio con un amico in comune, Michelangelo Melis, nonché collaboratore di questo podcast Connectando, ma soprattutto, non so, come definirlo, ideatore, realizzatore e conduttore vero e proprio d'un altro podcast che, insomma, Michelangelo ha e conduce assieme a Daniele Bono. Quindi tutto questo giro per confessare che abbiamo già fatto l'intervista, ma soprattutto che tu, oltre a essere pedagogista e educatore, sei anche in qualche modo, come me, un podcaster beginner, no, diciamo. Sì, condividiamo questa passione, sì, è vero. Sì, il podcast è CTD, Conversazioni tra destini, e appunto con Michelangelo e un altro socio abbiamo ideato, e insieme condividiamo appunto come anche tu sei stato nostro ospite nella puntata 4 se non sbaglio, condividiamo proprio la passione della condivisione stessa, autentica, del dialogo, no, del parlare di valori,
di un po' quello che concerne anche la cultura e l'educazione stessa, insomma, proprio cercare di portare alle persone un po' di conoscenze sotto vari aspetti, che possono riguardare appunto la crescita personale sicuramente, in termini molto, molto ampi. Voi hai detto come si chiama il vostro podcast? Sì, sì, l'ho detto CTD, Conversazioni tra destini, che in CTD? sa esatto, che in sardo campidanese CTD è una parola unica che significa "stai zitto", ma nel nostro caso diventa un ossimoro perché è proprio un invito a parlare e quindi al dialogo, un invito al dialogo e più che altro sarebbe nei nostri stessi confronti, quindi stiamo zitti noi e ascoltiamo, no, e quindi poi è diventato CTD una sigla, conversazioni tra destini che si incontrano e dove appunto ognuno racconta quello che è il proprio percorso. È incentrato un po' sul percorso professionale, ma diciamo che viene fuori la persona dietro la professione. È il percorso che quella persona ha avuto poi per arrivare a quella stessa professione. Perfetto. A proposito di percorsi per arrivare a quella professione, vabbè, io già so la risposta, ecco, per questo ho precisato che l'intervista è stata già fatta. Però è interessante magari raccontare, com'è che sei arrivato a prendere, non è che appunto un giorno ti sei svegliato, sai che c'è, oggi mi iscrivo alla facoltà, di Scienze dell'educazione. studi umanistici, giusto? Sì, esatto, Okay, e vado a studiare per diventare un pedagogista, educatore, no, ci sei arrivato tramite un percorso. Okay. assolutamente. Se ti va Sì. di riprenderlo, di raccontarlo per la prima volta ai nostri ascoltatori. Certo, guarda per me è sempre un piacere comunque, perché anche ripercorrere un po' il percorso aiuta anche a fare a ridelinearlo un po', no, ehm, nulla no, come appunto, abbiamo avuto occasione di parlarne, però ripeto è sempre un piacere. Il percorso è stato un po' unire i puntini del mio percorso di vita in generale, perché fin da piccolino mi sono, ritrovato a dover, come dire, prendermi cura, ecco, di persone che avevano delle debolezze, di persone con disabilità, che erano parte della mia famiglia, ehm, e quindi ho diciamo sviluppato sempre un po' questo aspetto qui del mio carattere. Quindi un po' l'attenzione verso le persone, che hanno più bisogno di un certo senso, no, proprio anche pratiche magari, bisogni pratici. Così che io, il percorso appunto non è stato lineare perché durante le superiori e durante la scuola secondaria io scelsi di fare informatica, quindi io son perito informatico. Sì, Dopodiché, chiamato ad una scelta, quando spesso si fa, no: "No, bisogna devi proseguire a fare l'università perché è importante." Non ricordo se presi prima un anno sabbatico o lo presi dopo questa prima università che scelsi. Quindi io ho fatto, economia e gestione aziendale per 1 anno e mezzo. okay. Dopodiché ho capito che quella non era la mia strada. Quindi con coraggio ho detto a tutti, tutti compresi i miei genitori ovviamente, che magari provano quel grande orgoglio che il figlio andava a studiare economia, poi gli dissi: "Guarda non è guardate non è il mio ambito questo", quindi ho deciso di lasciare. Quindi da lì ho iniziato un percorso, anzi ho proseguito un percorso di ricerca molto molto forte della mia vita, dove comunque cercavo di capire cos'ero e cosa volevo diventare e come anche poter contribuire alla società, no? Così che, io nel mentre diciamo per vivere facevo il cameriere e facevo le stagioni estive. E qua, ricollego un po' a quello che è stato anche una scelta, come dire, spirituale, religiosa, che mi ha poi portato anche a compiere la scelta di iniziare gli studi, il percorso di studi. Perché io, nel 2013, se non sbaglio, stavo facendo appunto la stagione estiva e, come ripeto, in un forte, percorso di ricerca spirituale, quindi non ero contento di quello che vivevo in quel momento, nel senso che Okay. non mi convinceva, no, quello che mi circondava, come comunque viene raccontato, la realtà, no, che viviamo. O comunque la realtà superficiale, mettiamola così. Così che un giorno torno nel mio paese natale che è Serramanna, che è un Ma piccolo paesino. Daniele, perdonami un attimo, eri anche un po' deluso dal fatto, insomma, che magari economia non si era rivelata la tua cioè come te l'eri vissuta questa ehm, Beh, Dani, quello che ti voglio chiedere, hai parlato che insomma, stavi attraversando un momento un po' di ricerca o comunque, smarrimento forse anche spirituale. sì, sì. Il fatto che economia non si fosse rivelata la strada giusta ti aveva anche un po' forse demoralizzato? Beh, in un certo senso sì,
Credo di sì, Simo, perché comunque ovviamente ci sono dentro degli impegni economici, degli impegni di vita. Io poi viaggiavo, non vivevo a Cagliari dove era allocata l'università, quindi dovevo fare un viaggio di varie ore per andare a lezione e tornare. E quindi avevo dato anche degli esami abbastanza impegnativi, avevo dato diritto privato e economia, e non avendo mai studiato poi queste materie. Eh, Però allo stesso tempo, allora ti dico, forse è un sentimento contrastante, è stata un po' una delusione e un po' una liberazione, Chiaro. perché dici: "Effettivamente mi sto liberando di questa cosa che non sento mia", no, e quindi, sì, in quel momento sicuramente sì, è stato un po' entrambe. Col senno di poi ti dico: niente sprecato, di sicuro. Certo, certo. Ma soprattutto, anche un po' magari ricollegandomi alla linea del vostro podcast, non è mai troppo tardi per rimettersi in gioco, riscoprirsi, ridefinirsi, eccetera, no? Assolutamente sì, è vero, è vero. È proprio il tipo di emozione, di sensazione che ho provato quando ho deciso poi di iscrivermi all'università. Di nuovo, no? Di nuovo di ovviamente pedagogia. Esatto, Okay, esatto. quindi Quindi Dani sì, scusami. no, no, per percorrere proprio il percorso è stato questo, no, che, mhmm, quindi ho lasciato economia e c'è stato un momento in cui ho conosciuto il buddismo, che mi ha parecchio incoraggiato a intraprendere una nuova strada a partire da zero, dal punto zero, no, nonostante magari avessi 23, 24 anni, quindi non era un'età proprio, diciamo giovanissima per intraprendere gli studi. Pensiero che prima avevo, dicevo: "No, ma son troppo grande per iniziare." Invece poi a 23, 24 anni, quando ho conosciuto il buddismo attraverso un mio carissimo amico, che mi parlò appunto di questa pratica, e io vedevo in lui questa grande trasformazione interiore, no, questo, coraggio verso la vita, verso intraprendere nuovi percorsi. Quindi mi avvicino a questa pratica e la sperimento, perché appunto ero stagione estiva come cameriere, e la sperimento un po' da solo. Quindi comincio a praticare questo buddismo qua, ehm, e mi rendo conto di come la forza in realtà, si può tirare fuori da dentro, no, anche magari cambiando quelle prospettive che sono un po' radicate dentro di noi. Così poi decido di partire in Sudafrica a fare questo viaggio, a trovare un mio caro amico che vive là, e in questi 3, 4 mesi che sono stato in Sudafrica ho continuato a sperimentare, no, questo buddismo, dove ho fatto veramente bellissime esperienze, e a un certo punto, lì proprio lì ho deciso di quale sarebbe stata qual era perlomeno il mio desiderio, okay, lì ho deciso che mi sarebbe piaciuto iscrivermi in scienze dell'educazione e della formazione, quindi riscrivermi all'università. Fino a Quindi quel fino a quel momento non ci avevi realmente mai pensato. no, no, era come ti dicevo, era tutto un unire dei puntini, ma non era ancora arrivato il momento giusto per la realizzazione di quel pensiero lì, okay? Quindi io sapevo che mi piaceva stare con le persone, sapevo che, ehm, avevo il desiderio di in qualche modo essere utile alle persone e al loro percorso, mettiamola così, ma non avevo ancora realizzato in che modo io potessi incanalare questo tipo di energia, insomma, e di percorso proprio di vita. Così che un giorno incontro una persona in Sudafrica che mi dà un po' uno schiaffo morale, perché mi ricordo questa persona era, se non sbaglio lavorava in banca, aveva 23, 24 anni in Inghilterra. E le dissi: "Mah, io mi sto facendo un viaggio per ritrovare un po' me stesso." E lei mi fa: "Ma, scusa, a 23, 24 anni ancora non sai cosa fare della tua vita?" Diciamo che lì è stato un po' un prendere consapevolezza, ecco, del dover anche rischiare, no, cioè se non ti prendi qualche rischio sei sempre lì: "Sì, devo ancora scegliere, ma non so." E quindi lì ho detto: "Okay, io inizio questo percorso." Quindi tornato mi sono iscritto poi all'università tra i 23 e i 24 anni, ed è stato un percorso molto, molto dritto, fluido, lineare, dove, ho coltivato sempre più la convinzione di portare avanti questo mestiere. Sì, c'è una frase che mi piace tanto che è: "Chi non rischia, rischia tanto." Mh. La prima volta che la lessi, mi aveva colpito. Quanto è passato, non ricordo Dani, dalla decisione di lasciare economia alla decisione di iscriversi in pedagogia? Allora, Qualche almeno anno? un almeno 1 anno e mezzo credo, forse anche 2, ora non ricordo bene. Comunque 1 anno o 2 anni all'incirca. Okay, e in questo lasso di tempo lavorichiavi, ti facevi le stagioni, Esatto. però al tempo stesso stavi, diciamo, maturando questa crisi, questo senso di
come Sì. dire, Di smarrimento o comunque di, non pienezza della mia vita, no, non ero pienamente soddisfatto di quello che facevo. poi è arrivato il buddismo e ti ha aiutato a indirizzarti verso la strada non solo del buddismo, ma anche della pedagogia stessa, no? Sì, 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 esattamente. Perché una cosa fondamentale che ho subito carpito è stato il fatto che l'importante è da qui a ora, cioè d'ora in avanti. Cioè Mh, quello che conta è il momento presente. Quello che è passato è comunque è ricchezza, perché è ovviamente esperienza, ma quello che conta è la decisione nel momento presente che porti poi in avanti. Quindi allora lì mi son detto: "Okay, io non è mai troppo tardi per iniziare un percorso". okay. E con questa consapevolezza ho affrontato tutto il percorso di studi e lavorativo che mi ha permesso di veramente di essere molto spedito, di andare molto spedito, perché sicuramente magari, se mi fossi iscritto a 18 anni non avrei avuto quel tipo di atteggiamento. Probabile. Quindi diciamo che la chiamata vera e propria in un certo qual modo è arrivata in Sudafrica, facilitata anche da questa ragazza, diciamo nordica, dove magari appunto in certi paesi, no, nel Nord Europa a 18 anni sei già sull'autostrada sapendo la direzione teoricamente in cui, crescono un po' "prima" tra virgolette in certi paesi del Sì, Nord, no? credo di sì, dal punto di vista perlomeno pratico, lavorativo sì, Sì, anche sì. perché sì, sì. Noi magari rimaniamo più sul filosofico in un certo senso, no, Mh. siamo più dei pensatori, o perlomeno è quello che mi immagino io, è la visione che ho io, poi magari qualcuno mi smentirà. Però, loro sì, anche i loro indirizzi di scuola son più pratici, ecco. Sì, finiscono anche 1 anno prima il liceo, se non sbaglio. Forse c'è anche un'economia che gli consente di andare prima di casa, un Sì, attaccamento familiare inferiore, quindi più indipendenza e autonomia anche dalla famiglia sin da subito. Vabbè, un'altra realtà che in questo caso ti ha aiutato. Quello schiaffo morale della ragazza sì, 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 ti ha un sì. po' sveglia L'ho colto io in quel modo. certo. Sì. Certo. E quindi niente, poi sei tornato in Sardegna perché siamo entrambi sardi, ti sei iscritto alla facoltà, di studi umanistici con indirizzo di qual è Scienze dell'educazione e della formazione, che è la perfetto. triennale. Sì, sì. Okay. Torniamo un po' a tutto il discorso educazione, pedagogia, per capire un po' meglio come funziona. Sì. Allora semplicemente il percorso per iniziare a lavorare come educatore, appunto, è la laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione. Così facendo poi, dopo quella laurea puoi iniziare a lavorare come educatore. Mentre per diventare pedagogista ci vuole altri 2 anni di studio, quindi fare la laurea magistrale, ehm, in scienze pedagogiche comunque se non sbaglio 2 tipi di indirizzi, ma comunque è sempre quello, scienze pedagogiche. E io invece la magistrale l'ho fatta a Firenze, quindi ho fatto la triennale a Cagliari e poi sono andato a studiare la specializzazione a Firenze. Questi appunto ti indirizzano, come ti dicevo prima, nella differenza dei 2 ruoli lavorativi, no, quindi l'educatore, è più un ruolo che sta diciamo è un ruolo operativo che lavora nella concretezza, nell'immediatezza anche di un percorso, diciamo così, educativo di una persona. L'educatore può lavorare in svariati ambiti, perché l'educatore o educatrice è colui o colei che, diciamo accompagna in un percorso una persona. L'accompagnamento può andare dalla nascita fino alla morte, quindi lifelong learning, quindi un apprendimento durante tutto l'ambito della vita. Quindi immaginati, Simo, che appunto le applicazioni di questo lavoro sono veramente tutti quelli che nella vita possiamo immaginarci. Certo, Degli esempi concreti che ti posso fare sono sicuramente quelli dell'asilo, delle scuole elementari, medie, no? ma non solo. Ma non solo. Sì, poi ci sono ovviamente le case famiglia, le comunità magari di recupero per tossicodipendenti, le comunità per anziani, gli accompagnamenti familiari. Quindi veramente sono molteplici gli aspetti e gli ambiti lavorativi. Il pedagogista invece, appunto con 2 anni in più di studio, diciamo che si occupa più della progettazione, del coordinamento, della supervisione, della ricerca, della formazione degli stessi educatori. Quindi è un ruolo che diciamo è un po' più apicale rispetto all'educatore. E quindi ha anche 2 ambiti applicativi diversi.
o meglio son gli stessi ma in diversi modi. Ovviamente i pedagogisti sono in numero minore rispetto agli educatori perché proprio per tecnicamente diciamo, e operativamente un educatore ha bisogno di essere in numero maggiore in un contesto rispetto a un pedagogista, no, e questo insomma un po' La distinzione la tra distinzione, esatto. e tu sei entrambi, diciamo, insomma, non di Esatto. Sì, 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 io lavoro in entrambi, come diciamo faccio entrambi i lavori, sono un educatore nell'ambito dell'educativa territoriale, quindi io, ehm, vado a casa delle famiglie magari, per esempio, ehm, che possono avere delle difficoltà di tipo economico, sociale e quindi in base al contesto, in base al tipo di come dire, bisogno, no, che ha la famiglia, bisogna calarsi anche in quello che è il lavoro stesso. Magari una famiglia ha bisogno di come dire, un aiuto, nell'educazione dei figli, nella gestione. Oppure c'è un esempio molto che io tengo tanto a cui tengo tanto, che io ho lavorato con una persona anziana come educatore. Ehm Questa persona l'ho conosciuta quando lui era questa persona che si chiamava perché poi è venuta a mancare l'anno scorso a dicembre. Lui era reduce da un'operazione, da una craniotomia per un tumore che aveva al cervello e l'ho conosciuta quando lui era solo praticamente al mondo, quindi viveva con una moglie, ma era diciamo una condizione forse peggiore della sua, perché non usciva di casa da 3 anni e quindi a lui con lui il percorso è stato quello di aiutarlo un po' a riappropriarsi della sua vita, delle sue abitudini, dei contesti sociali, ehm, riprendersi cura di se stesso, magari aiutandolo anche a indirizzarlo verso un tipo di alimentazione più sana, per esempio. E quindi c'è stato questo percorso qua. Dopo 2 anni veramente questa persona è, diciamo, rinata perché comunque riusciva ad avere le sue autonomie, ad uscire da solo, a fare, le commissioni che aveva bisogno di fare, a conoscere persone, andare in contesti sociali, culturali. Quindi con lui ho fatto questo tipo di percorso. Questo per farti un po' anche degli esempi di come, si può lavorare con persone diverse, no. certo, perché forse nell'immaginario comune l'educatore lo colleghiamo quasi automaticamente a un contesto infantile, cioè nel senso bambini, ragazzi, il fanciullo, no, Esatto, invece no, lifelong learning. esattamente sì. Sì, sì, sì. L'educatore diventa quasi una sorta di, non so, coach, ehm, counseling, come adesso non ricordo bene il termine. Sì. Sì, 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 no, ma ci son tutti quegli aspetti assolutamente. Quindi studiate anche tutta insomma una serie di tecniche, strategie per tirare fuori il meglio da una Eh, persona. diciamo che si studia la teoria della pedagogia, si studia psicologia, quindi anche per capire un po' il funzionamento, ma, diciamo si studia storia della psicologia più che altro. Ehm, Però ti aiuta comunque ad aprire la mente, sotto vari aspetti, lo studio. E diciamo che poi è la pratica che è importante, quindi, io consiglio sempre di, affacciarsi anche al mondo del lavoro nel mentre che si studia. Quindi anche magari con delle esperienze di tirocinio, con delle esperienze di volontariato. Penso che siano quelle poi che siano le più formative e le più incisive. Sì, tornando un po' anche al discorso scolastico, nord, sud Europa, secondo me l'Italia pecca un po' troppo nella teoria, trascurando un po' troppo la pratica forse, non so se sei in linea e ti trovi d'accordo. Sì, penso di sì, a vari livelli sì, ma anche, penso dai più piccoli, eh. Penso che secondo me si dovrebbe cominciare dall'età proprio dell'infanzia a creare dei laboratori manuali, dei laboratori pratici dove il bambino, l'alunno vede già i risvolti pratici di quello che lui sta imparando. Totalmente d'accordo, sì. Allora, non so se vuoi aggiungere qualcosa poi sulla pedagogia o Ma sì, invece come ti ho già detto diciamo il ruolo del pedagogista ha il ruolo di progettare poi quelli che sono gli interventi
degli educatori, quindi ha una visione un po' più di insieme, ecco, di un contesto e cerca di fare un ragionamento che riguarda poi vari fattori del del contesto educativo stesso, okay? Quindi, per calare di nuovo un esempio pratico, se l'educatore va all'interno della famiglia e lavora con la famiglia, il pedagogista deve capire ma vabbè, ovviamente anche l'educatore deve fare tutto questo tipo di percorso di pensiero, ma diciamo che il pedagogista si occupa di capire in che contesto la famiglia è inserita, quali sono le relazioni che ha intorno, amicali o istituzionali, no, che tipo che ne so, di istituzioni frequenta, che tipo di, ehm, aiuti potrebbe avere esternamente al nucleo e in base a questo si fa poi un ragionamento di intervento, parlando sempre dell'ambito di intervento territoriale. Se invece parliamo magari di strutture, per esempio residenziali, ti posso fare un esempio di una struttura, che ne so, semiresidenziale per minori, quindi dove i minori trascorrono una parte della loro giornata all'interno. Il pedagogista diciamo che si occupa di progettare quelli che sono poi, dei laboratori, faccio per dire, dei momenti ludici oppure dei momenti dove invece si cerca di, uhm, insegnare delle skills, delle competenze. Scusate se mi ripeto, ovviamente questi 2 lavori sono strettamente interconnessi, quindi anche il pedagogista stesso poi è calato all'interno della situazione perché deve conoscere, deve toccare con mano, quello che è il materiale umano. Quindi poi, non è che il pedagogista manda gli educatori ad eseguire, anche lui può trovarsi in prima linea in mezzo ai ragazzi stessi in questo caso? Assolutamente sì, certo, certo. Okay. Sì, sì. Quindi, l'abbiamo insomma anche l'altra volta, ho fatto questa osservazione, il pedagogista è anche educatore, l'educatore, che non ha proseguito è educatore e basta, no, In quali termini? In termini, contrattuali sì, no, nel o senso comunque che un pedagogista per forza è anche educatore, no, sì, 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 assolutamente. perché per fare la magistrale devi aver fatto i 3 anni. Sì, sì, ti dico a livello tecnico sì, però anche un educatore deve, saper teorizzare, no, deve comunque saper deve saper fare una metacognizione della situazione, in qualche modo. Certo. Però poi magari si serve di quei 2 anni di studio in più del pedagogista che magari è più specializzato nel fare proprio quel lavoro di metacognizione, no, Esatto, sì, sì, perché comunque si studia anche come scrivere dei progetti, si studia per esempio, quello che ho studiato io la mia era educazione degli adulti e formazione continua, quindi era proprio specifica, un po', più indirizzata verso l'adulto. Si studia andragogia, che è pedagogia del lavoro, quindi, come la pedagogia viene applicata al lavoro, quali leve fare per incoraggiare un lavoratore, no, sì. per esempio. Perfetto, allora io mi son segnato un paio di cosettine mentre parlavi. Dai, vado con ordine. All'inizio, proprio all'inizio, quando hai fatto la prima introduzione sulla, educazione e pedagogia, sei tornato un po' indietro nel tempo, sia nell'antica Grecia, hai utilizzato queste 2 parole: tirar fuori. Cos'è che tira fuori l'educatore, il pedagogista dal discente, dal non so, dal fanciullo, Dalla persona che dall'altro, è dalla davanti, persona? dall'altro, esatto. Ehm, allora, credo che tiri fuori delle competenze, o meglio, l'educatore fornisce degli strumenti, anche attraverso degli esempi no, quindi un esempio fornendo il proprio esempio di come io cerco sempre di semplificare, però, una persona non è mai uscita di casa e non sa come fare la spesa, io ti mostro cioè un educatore mostra come andare in un negozio con i dovuti modi e fare la spesa, okay. Quello che cerca di tirare fuori è, ehm, come quella persona con le sue caratteristiche riesce a farlo, perché ogni persona è diversa. Quindi, gli strumenti magari possono essere più o meno gli stessi, ma poi vanno declinati alla persona che hai davanti.
Quindi magari una persona può essere più introversa, può avere più difficoltà a fare una cosa, si cerca di far leva su altre caratteristiche che quella persona può avere, okay? Ehm, questo è un esempio. Può essere, se no, il tirar fuori anche la voglia di migliorarsi, no, ehm, perché magari, che ne so, se arriva una persona arriva in un contesto di riabilitazione, faccio per dire, e quindi in quel contesto va questa persona va motivata, va ehm, gli vanno dati degli strumenti e delle possibilità per la quali lei stessa abbia la voglia di cambiare o di migliorarsi. Perché io credo che comunque è difficile che una persona migliori se in prima persona essa non vuole farlo. Certo, E quindi magari si cerca di non so, di far incuriosire una persona, si cerca di fargli vedere, quello che potrebbe fare, se applicasse determinati strumenti, se applicasse un certo modo di comportarsi, no, e penso che sia un po' questo il tirar fuori, la maieutica. perfetto. Mentre parlavi, sempre ormai non so quanto 20 minuti fa forse, hai citato la Montessori, e a me, è venuto in mente, non so se ne avessimo parlato nell'altra intervista o se effettivamente se ne parli all'interno insomma, del percorso universitario di educazione e pedagogia, ma, volevo nominarti una persona, Rudolf, Steiner, con la antroposofia e le scuole, credo si pronunci Waldorf o qualcosa del genere. Le hai incrociate, incontrate all'interno della tua esperienza? Allora, personalmente no, ho conosciuto delle persone però che ci hanno lavorato, ci lavorano, ma non ho mai avuto modo di toccare con mano no, questa realtà, sinceramente. Sì, scuole steineriane, proprio perché prende il nome Esatto, sì, sì, sì. dall'autore. Ehm, no, no, sono scuole private, giusto perché sono Sì, sì, paritarie private, sì, 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 sì. però no, purtroppo devo ammettere, che non ho mai approfondito, ecco. Però, comunque all'interno del contesto universitario non se ne parla in realtà. No, no. Ecco, okay. No, cioè non toglie ecco, come hai detto prima, però che se uno sente quella chiamata, sente che magari quella è una linea che lui vorrebbe perseguire durante la sua carriera, perché non farlo, ecco. Secondo me, ecco, ritorniamo sempre al punto che l'università non ti dà tutte le informazioni, ti dà un ampio spettro e poi secondo me ognuno deve cercare di percorrere la propria strada con le proprie affinità. Sì, no, l'università ti dà un'infarinatura a volte buona, a volte un po' meno, ma se tu, in qualsiasi ambito professionale rimani fermo a ciò che hai imparato all'università, rimani fermo. Sì. Sì. No, secondo me, considerato anche il discorso, insomma, della spiritualità, del buddismo, ma adesso ci torniamo un attimino, all'interno del mondo della antroposofia di Steiner, secondo me ci potrebbe essere qualche, spunto interessante, proprio per te Daniele Bono, per quel poco che ti conosco io. Perché comunque Rudolf Steiner all'interno di quella che è la spiritualità è una pietra, è un macigno, cioè è uno cazzutto, dai, utilizzo questo aggettivo forse non troppo appropriato. Dani, vorrei tornare un attimo sul buddismo. Ehm, com'è che ti ha aiutato a prendere poi questa decisione di, insomma, intraprendere questo percorso? E come ti aiuta o come lo vivi poi, a prescindere dalla tua professione, nella tua esistenza? Nella quotidianità. Allora, come ti dicevo, mi ha aiutato nel prendere la decisione perché sono stato proprio incoraggiato dalla dalla filosofia, perché il buddismo è la scienza della vita. Se la pedagogia è la scienza dell'educazione, il buddismo diciamo che possiamo descriverla come la scienza della vita, Sì, perché comunque parla di cause ed effetto, no, quindi a determinate cause corrispondono determinati effetti. Ehm, quello che davvero mi ha incoraggiato a fare appunto è il non sentirmi mai a un punto morto. Da qualsiasi parte inizi, ecco c'è sempre un inizio e l'uno è la madre di tanti, no, quindi compiere il primo passo e non sentirsi mai a un punto morto. Questo forse è uno degli insegnamenti più grandi che ho potuto apprendere da questo percorso, spirituale. Ehm, una cosa, che per la quale comunque mi sento molto
incoraggiato e che mi aiuta tanto è il fatto anche di non, come dire, accrescere, un po' la mia visione, la mia forza vitale, chiamiamola così, no, per esempio quando, ci son dei momenti in cui, lavorativamente parlando, ti senti un po' schiacciato, un po' stanco, anche emotivamente, perché comunque sei coinvolto in delle situazioni e quindi, ci son quei momenti in cui, ti senti un po' soffocare, okay, o comunque senti le cose che sono più grandi di te. Ecco, in quei momenti lì il buddismo mi aiuta a espandere me stesso. E quindi ti faccio un po' una metafora visiva. È un po' come se io sono la mia persona con la mia struttura e davanti a me ho un problema che diciamo che può essere grande come un macigno. Mh-mh. Ingrandendo me stesso, il macigno rimane sempre delle stesse dimensioni, ma io son più grande e vedo le cose in maniera diversa. Quindi espandendo la mia forza vitale, non voglio usare termini un po' troppo metafisici, ma, comunque espandendo proprio la forza vitale è quello che lo descrive meglio comunque, la voglia di vivere, non lo so, in termini concreti come poterlo dire. Quel quel frangente lì, quel problema prende proprio un'altra prospettiva. Ecco, io mi giro e lo prendo da un'altra prospettiva. Quindi il problema magari è lo stesso, ma io sono più incoraggiato ad affrontarlo. E delle volte ti dico, addirittura arrivo a pensare che sia una sfida incoraggiante, cioè una sfida proprio che dico: "Cavolo, questo vedi, potrebbe mi aiuta sicuramente a migliorarmi in determinate cose, affrontare questo problema qua." Quindi questo è sicuramente una chiave di lettura della vita che mi ha svoltato. Ehm, Non trovarmi mai a un punto morto, non essere mai sconfitto, e quindi per quanto possa cadere per terra c'è sempre un modo per rialzarsi. E questo forse è una cosa che tutti gli esseri umani devono coltivare dentro sé, no, in qualche modo. Cioè il fatto di non sentirsi mai a un punto morto. Ehm, insomma un po' queste cose. Poi non so se ho risposto alla tua domanda o se magari Sì, c'è sì, sì, qualco sì, sì, sì. Sicuramente, in quel periodo in cui, magari stavi maturando la decisione di poterti iscrivere in pedagogia, eccetera, avevi un po' il dubbio che fossi un po' andato con gli anni, no, e magari il buddismo ti ha ricordato: "Oh, cioè, sì, c'ha ragione l'inglese che a 24 anni ancora non sai cosa fare nella vita, ma cioè nel senso, potevi averne anche 40 e non sapere cosa fare nella vita, e still va bene uguale." Cioè, siamo sicuri davvero che i quarantenni che a 20 anni sapevano cosa fare nella vita, sanno veramente cos'è la vita o sono al 100% sicuri che la scelta che hanno preso è quella giusta? Cioè, nel senso, boh, tutto è relativo, forse un po' anche il buddismo un pochino va anche in quella direzione e anche magari nella direzione del tutto ha un suo perché, tutto ha un senso, niente accade per caso, eccetera, eccetera, no? assolutamente, assolutamente sì. Come hai detto tu, cioè chi lo dice che a 40 anni uno non può riniziare, no, a rimettersi in gioco. Quindi sì, diciamo che quello schiaffo morale famoso è arrivato a me in quel modo perché io ero pronto ad accoglierlo in quel modo lì. Quindi magari non aspettavo altro che un qualcuno mi dicesse: "Ma cosa devi fare nella vita?" No, Chiaro. e quindi per unire poi approfittarne e unire tutti i puntini. Certo. E poi probabilmente c'è anche il discorso del, ehm, ciò che succede fuori, il mondo esterno, è una sorta di specchio di quello che hai dentro e quindi poi cambiando dentro, quello che viene riflesso fuori è diverso. Quindi in quel caso il macigno c'era effettivamente, però magari c'era perché dentro di te c'era una pietrolina. Nel momento in cui anche dentro di te hai costruito il macigno, quello di fuori non era più un macigno, ma era una pietra come la tua, non so se mi son spiegato. Assolutamente sì, sì, ma hai proprio espresso un concetto buddista che è quello di non dualità di vita e ambiente. Che perché come hai detto tu, noi l'ambiente è lo specchio di noi stessi e viceversa, quindi cambiando noi, cambiando la nostra prospettiva cambia anche tutto intorno a noi. E c'è anche un'altra insegnamento che è molto bello, mi piace tanto, che dice che non esistono terre pure e impure di per sé, ma tutto dipende dalla bontà, dalla malvagità dei nostri cuori.
Quindi questo per dire che dipende veramente da come noi ci rapportiamo al nostro ambiente, no? E determiniamo proprio su quale realtà vivere. Mm. Eh, Sì. Io non sono buddista, però se mi devo dare un'etichetta, mi potrei considerare un appassionato interessato alla spiritualità. Il buddismo comunque parla di spiritualità e alla fine, cambiando l'ordine degli addendi, cioè nel senso, secondo me esistono delle verità. Te le racconta il buddismo, te le racconta l'induismo, te le racconta il cristianesimo, te le raccontano anche tante altre realtà al di fuori della religione. Eh, e quindi poi ognuno sceglie dove andare a pescarsele. Però sì, fondamentalmente si è interrotto un attimo. Dicevo che, insomma, al di là della latitudine, della religione, del continente, ci sono tra virgolette, verità, che prima o poi, quando decidi di intraprendere un discorso di autoconoscenza, prima o poi le incontri, no? Ed ecco, questa dello specchio tra il dentro e il fuori, insomma, secondo me è molto interessante. sì. Sì, guarda, a proposito di etichette, io credo, infatti non mi definisco un buddista, ma mi definisco un praticante buddista, no? Perché puoi esserlo oggi, domani non lo sei. Praticarlo lo devi fare ogni giorno. Quindi se lo pratichi, fai un percorso. Esserlo, non lo so, sono un essere umano, e pratico, ecco, cerco di praticare il buddismo. Ok, e questa, diciamo, consapevolezza, conoscenza degli specchi l'hai trovata all'interno della tua pratica buddista, no? Sì, sì. Ok, io l'ho trovata all'interno della mia pratica, non saprei come definirla, però l'ho trovata leggendo libri di varia natura, mettiamola così. Sì, 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 sì. Ma infatti non le 2 cose non come dire, non sono separate, perché anch'io prima di approdare al buddismo, ma anche ora tuttora leggo veramente tantissimo, mi interesso di tantissime culture e religioni, e anzi è bello trovare, oltre le differenze, è bello trovare invece proprio le similitudini, le cose per le quali dici: "Vedi che non siamo poi così diversi", appunto come dicevi prima, anche la differenza di latitudine e longitudine terrestre poi non ci differenzia dagli altri, ecco. Quindi è bello trovare anche le affinità, oltre che le differenze. Sì, perché poi in fin dei conti c'è un comun denominatore tra tutte le religioni o correnti o dottrine o filosofie o quello che è, cioè sono tutte delle vie eh, differenti, però poi insomma ti portano più o meno a una stessa destinazione, che fondamentalmente è il conoscete ipsum, appunto, dell'antico mondo greco-latino, eh, che poi coincide in un certo qual modo con la felicità in un certo qual senso, no? Perché poi quando ti conosci, ti allinei con la tua essenza, cioè l'effetto collaterale è che stai meglio. D'accordissimo. Infatti io credo che la domanda finale che uno debba porsi è: mi porta alla felicità questo? Mm. Porta a me e le altre persone alla felicità? Allora quella è la se è sì, allora vuol dire che quella è la risposta giusta. E infatti, apro una piccola parentesi mia personale che si ricollega anche un po' a quello che è uscito nel nostro podcast da voi, che però poi forse non sono riuscito bene a chiudere il cerchio. Io, volente o nolente, mi sono trovato nella mia vita a leggere, già sin da piccolo, tutta una serie di libri, anche pesanti per l'età che avevo, no? Cioè, ti sto parlando di 14, 15, 16 anni, spirituali, mettiamola così, no? E accumulavo tutta una serie di conoscenze, in qualche modo teoriche, cioè avevo anche un riscontro pratico mio a prescindere dai libri, nel senso che avevo intuizioni, sensazioni di un certo tipo, che poi i libri me le confermavano e me ne aggiungevano tante altre, però magari più teoriche. A un certo punto, dopo 10-20 anni di letture di libri, mi sono detto: aspetta un attimo. Ok, sto imparando un sacco di cose, mi stanno aprendo un sacco di porticine, perfetto, tutto bello. Però tutta sto malloppo di roba,
mi sta rendendo felice. Mogliamo il paragone con gli altri. Sono più felice, perché me lo sono anche chiesto, di chi non ne sa niente e va a giocare a calcetto, a ballare e basta. Prova, molla quel paragone. Tu, a prescindere dagli altri, stai meglio con tutte queste. E la risposta un po' sofferta, però onesta, è stata "Mm, nì". Ok, e quindi che si fa adesso? E lì poi, insomma, è arrivato tutto il discorso di abbondanza, ricchezza e libertà finanziaria, allinearsi con i propri doni, i propri talenti, con la propria missione, con la propria vocazione, con quello che ti piace, appunto, fare e che magari sei anche bravo a fare, si ricollega al famoso Ikigai giapponese, quello che sai fare, quello che ti piace fare, quello che è utile agli altri, quello che gli altri sono disposti a pagare per quello che sai fare, che ti piace fare, e trovi un po' il tuo centro di gravità permanente. E quindi magari mi sono un po' spostato e ho preso un'altra direzione, e invece di leggere solamente libri spirituali, ho iniziato a fare anche un altro tipo di letture, e insomma, cambiando dentro, poi è cambiato fuori. Sì, assolutamente. Niente, Dani, ovviamente questa è la tua intervista, col tempo siamo perfetti e giusti. Non so se vuoi aggiungere qualcosa tu per chiudere un po' il cerchio tra educazione, pedagogia e buddismo, visto che inevitabilmente ce l'abbiamo messo in mezzo anche a sto giro. Io ti rubo mi auto faccio una domanda che mi facesti la scorsa volta che mi è piaciuta tantissimo, ovvero quella, non so, magari ti sto anticipando, però mi hai detto che con l'ora ci siamo, cioè con l'orario ci siamo, però la scorsa volta mi hai chiesto se tu ti trovassi dentro una classe con degli alunni, diciamo adolescenti, quali consigli gli daresti? Ecco, quella mi piace tanto perché mi piacerebbe parlare al me stesso di quell'età lì e memore di quell'età, mi piace veramente cercare di dare un contributo ai ragazzi no, che stanno affrontando quel periodo della loro vita. Quindi, se dovessi parlare appunto con una classe di quell'età lì, quello che vorrei consigliare è non paragonarsi agli altri, quindi non fare paragone di se stessi con gli altri, perché è una cosa che può creare tanta sofferenza. E come hai detto anche tu prima, ognuno ha la sua missione, ognuno ha il suo preciso modo di, portare avanti la propria missione in questa terra. E quindi ognuno si deve sforzare di capire qual è il proprio. E paragonandoti agli altri inevitabilmente ti trovi a soffrire, perché il classico esempio, no, che fa Einstein: non si può chiedere a una scimmia di nuotare bene e a un pesce di scalare un albero. Ognuno ha veramente le proprie peculiarità, ehm, ed è giusto anche distinguersi in questo senso. L'altra cosa invece era cercare di sviluppare la curiosità, quindi essere curiosi, non soffermarsi alla superficie delle cose, ma cercare di andare in profondità anche quando non ci torna una cosa, o comunque anche cercare di porci delle domande, e magari non necessariamente trovare subito una risposta. Ho delle domande anche che possono rimanere appese per tantissimo, per sempre, chissà. Però ecco, son quelle cose che guidano poi anche la nostra vita, la domanda, no, il cercare delle risposte meglio, guidano la nostra vita. Ehm, ecco, la terza cosa, ehm, iniziare un percorso e non aver paura d che sia quello sbagliato, Mh-mh. perché comunque poi si può cambiare, no, come lo dimostrano le nostre vite, come dimostrano i nostri percorsi, quindi, iniziare, percorrerlo, cercare di dare il massimo quando si è in quella strada, senza il timore, senza l'ansia della scelta. Quindi, perché poi è una cosa sicuramente che provano molto i giovani, giovanissimi. Io, mi immedesimo molto negli adolescenti che a 13 anni si trovano a dover fare la scelta delle scuole superiori e dicono: "No, questa scelta è quella che indirizzerà tutta la mia vita", no, e quindi si ha quest'ansia qui della scelta, della prestazione. Quindi no, non è importante di per sé quello che si sceglie, l'importante è percorrerlo e cercare di impegnarsi al massimo, perché poi tanto da quello che tu hai fatto in quell'esperienza niente viene sprecato. Come la mia esperienza all'università di economia, non è andato sprecato niente, o le altre cose che magari non ho portato a termine. È tutto un bagaglio che noi conserviamo molto preziosamente. Quindi queste 3 cose che ci tenevo a dirle perché proprio mi hai dato tu lo spunto la scorsa volta. Okay, sì. Io le sottoscrivo, tutte e 3, e aggiungerei, ehm
un ragionamento di questo tipo, che parte dal presupposto che tutti hanno un'essenza di un certo tipo, barra missione, barra proposito, scopo, barra doni e talenti. Quindi barra passioni, amori e interessi. Quindi io proprio li spronerei, al di là di quello che ti offre accademicamente, il mondo scolastico, eccetera, eccetera, o a quello che ti dicono indipendentemente dall'esterno. Cioè, guardati dentro, tu ragazzo di 14 o 15 anni, e cerca di allinearti il più possibile con ciò che ami, con ciò che ti piace e con ciò che ti riesce bene. Cioè non trascurarla, magari ci arriverai più avanti, magari però quel focus mantienilo. Cosa mi piace? Cosa so fare? Ragionaci, cioè fatti accompagnare da quella lampadina lì. E prima o poi siediti anche con un quaderno e una penna e svisceralo un po', perché lì, cavolo, c'è qualcosa di importante con te, per te, non tanto nel fare il lavoro che vorrei, ovviamente, che vorrebbero mamma e papà o che ti assicura tot soldi, perché la felicità, per quello che sento e penso io nel 2026, eh, si avvicina molto a quella roba lì, a- alla tua missione, alla tua essenza, al mettere i tuoi doni e i tuoi talenti e e le tue passioni al servizio degli altri, perché comunque nel 2026 ancora il mondo funziona col fatto che dobbiamo svegliarci e dobbiamo andare a fare qualcosa poi nel mondo, no? A livello lavorativo, e lo dobbiamo fare per tanto tempo. Se poi qualcosa che vai a fare è in linea con la tua essenza, con i tuoi doni e le tue passioni, cioè, non dico che hai vinto tutto, però hai vinto una partita importante. Quindi io mi sentirei di dirgli questo. E poi aggiungo un altro piccolo spunto, barra, boh, forse critica, non lo so neanche, non per te, in generale, non prenderla come una critica personale. Ah, ci No, mancherebbe, potrebbe essere, l'apprezzerei comunque. no, perché sai che c'è? All'interno di questo mio percorso di ricerca, no? Dove continuo comunque a leggere una serie di libri, insomma, ad ascoltare una serie di altri podcast, eccetera, eccetera, ci sono dei personaggi, chiamiamoli così, molto interessanti, al di fuori però del mondo accademico, universitario, tra virgolette ufficiale, che propongono a proposito un tipo di educazione differente, no? Ehm, che presuppone una conoscenza differente, che un po' si avvicina al Rudolf Steiner che ti citavo prima, no? Che ha proprio tutta una sua cosmovisione dell'essere umano, della vita, dell'universo, eccetera, 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 dove fondamentalmente l'educatore, maestro, insegnante, pedagogista, che poi forse diventa un'unica persona, è talmente skillato, talmente spirituale, talmente risvegliato, forse anche in un certo qual modo, che ha gli strumenti, teoricamente, poi by circa se effettivamente forse è una società ideale, non lo so, però potrebbe esistere o potrebbe succedere, forse è già successo in civilizzazioni precedenti rispetto alla nostra, che esistono queste figure che hanno una conoscenza tale, non solo teorica, ma anche dobbiamo scomodare, non voglio entrare in metafisica nemmeno io, però hanno delle conoscenze metafisiche che riescono a inquadrare molto bene lo studente sin da piccolo e a indirizzarlo e incalanarlo proprio verso quell'essenza di cui parlavo poc'anzi. Cioè, nel nostro sistema scolastico siamo tutti uguali, no? Tutti più o meno studiamo le stesse cose. Poi sì, scegli il liceo, scegli le superiori, però più o meno è un minestrone che si assomiglia. E invece in quest'altra, diciamo, visione, chi ti accompagna in qualità di maestro o quello che è, ehm, ha gli strumenti tali che riesce a conoscerti così tanto in profondità che ti, eh, ti accompagna proprio in una strada tua personalizzata che teoricamente dovrebbe essere molto vicina a quella tua famosa essenza di cui si parlava. E quello, cavolo, cioè, può fare una differenza, perché se sin da piccolo già ti allinei alla tua essenza, teoricamente sei sulla strada giusta per cambiare strada qualora
quell'essenza individuata dal maestro educatore dovesse non rivelarsi quella giusta. Non so se un minimo mi sono... Sì, sì, sì. No, no, chiaro, chiaro, Poi, chiaro. poi chissà, non lo so. Però interessante. Assolutamente sì. Dani, ci dirigiamo alle 5 domande di chiusura? Okay, vai Simo. Anche se ovviamente l'ultima parola ce l'hai tu, eh. Di riguardo che cosa? Ma Questo riguardo l'intervista, nel senso, se io... viene in me okay, se viene in mente un'aggiunta allora non mi faccio scrupoli. Ok, allora procediamo. La prima domanda, a cui hai già risposto la volta scorsa, sarebbe un libro o un film da consigliarci, che non deve essere, per forza di cose, né collegato alla pedagogia, né all'educazione, né al buddismo, semplicemente un libro che per te è stato importante, che ti ha aperto un mondo, o quello che è, insomma. Allora, come libro, ti dico, L'energia mentale, il segreto della magia di William Atkinson. Era lo stesso della volta scorsa? Sì. Okay. Sì. Dove si parla un po' di quello che l'energia lui la chiama anche energia universale, che è un qualcosa che esiste, no, che ci circonda continuamente, e che in base c'è chi, riesce più o meno consapevolmente a sfruttarla, no, Mh, e quindi parla di 2 poli mentativi, lui li chiama. Diciamo che nel libro costruisce, la teoria, la costruisce, ti dà proprio dei concetti per poi, sviscerare questa scienza. Quindi c'è l'energia femminile che è l'energia maschile, le identifica così, ma ovviamente non significa maschio o femmina, uomo o donna, però lui le identifica così per darle proprio un senso di cercare di immaginarle proprio in questo modo qua. Quindi quella femminile è calda, è avvolgente, è attraente, quella maschile invece è un'energia più fredda che tiene, che è che è forza più che una è desiderio e l'altra, è forza appunto. E quindi un libro interessante, perché poi parla anche di come, magari certi industriali, certe persone riescono anche a muovere le masse, no, quelli grandi oratori. Dice: "Com'è che coinvolgono così tanto le masse?" Utilizzando e toccando proprio quei tasti, no, e suscitando emozioni analoghe nelle altre persone. Quindi quello è stato molto interessante come libro. Ce ne sarebbero ovviamente una carrellata certo. che ti vorrei dire. E come film invece ti dico sempre quello che ti ho detto la scorsa volta, ovvero Waking Life, che è appunto Risvegliare la vita, che è un film a metà tra cartone animato e film girato normale, ed è fatto in questo modo proprio perché c'è una fusione tra sogno e realtà e a un certo punto, soprattutto se tu lo guardi al buio, molto fai questa esperienza molto immersiva, non capisci nemmeno tu, dove ti trovi e ti fa venire veramente questi dubbi qua, no, perché parla di sogni lucidi, parla di consapevolezze della vita, del tempo, spazio-tempo, no, è un film molto molto bello, che mi fece conoscere un mio carissimo amico scomparso prematuramente, e che io identifico proprio come un'anima più saggia, più vecchia, e ci faceva noi amici, ci dava queste pillole, anticipava un po' la maturazione di tutti, ecco. E quindi questi 2, libro e film. Okay, perfetto. L'altra volta, a proposito di, insomma, persone che poi hai in qualche modo, citato all'interno dell'intervista, avevi mandato un saluto anche a un tuo professore. Non so se, visto che comunque l'avevi mandato, ma l'intervista non è andata, non la possiamo condividere, però se ne vuoi approfittare per salutarla Eh. anche qua. Certo, sì, è il professor Mannucci che è professore di pedagogia di Firenze, con il quale ho avuto il piacere e l'opportunità di lavorare come tutor, per il quale ho seguito poi dei corsi che lui faceva proprio sulla pedagogia e dalla quale poi da questi corsi sono scaturiti anche la scrittura di 3 libri. Il professore con tutta anche la sua squadra, che lavora con lui, quindi ne approfitto per salutarlo. Professor Mannucci. Un saluto per il professor Manucci. A proposito di libri e consigli, però ci spostiamo adesso, a un altro tipo di consiglio. Ci piovono dal cielo 100 €, son nostri, ce l'hanno regalati in qualche modo. Come consiglieresti di spenderli? Allora, più che un oggetto materiale in sé, io li userei per viaggiare. Ehm, Dove perché andresti? come Simo?
Se il biglietto costasse 100 euro qualsiasi, dove andresti? Ma guarda, banalmente, che forse non è banale, girerei la Sardegna, la Ah, mia Sardegna. Perché, ci sono veramente talmente tanti posti da scoprire anche qui che spesso mi dico: "Cavolo, mi piacerebbe conoscere un po' meglio la mia isola, conoscere un po' meglio le realtà, le sue peculiarità". Quindi magari ci metterei, che ne so, 50 di benzina e gli altri 50 per mangiare e fare degli spuntini, no, quella. quella esatto. Sì, io questa la rigiro anche magari all'ascoltatore che, non so, suppongo possa vivere in Molise, perché molte volte siamo proiettati a molto appunto all'esterno, no, andiamo in India, in Brasile, che ne so. E invece molte volte anche a 20 chilometri dietro casa si possono nascondere esperienze interessanti. Sì. Dani, domanda successiva è: che cosa fai tu nei momenti di difficoltà per star meglio, star bene, sopravvivere? Come li affronti? Ma non so se vale la risposta, spirituale di cui abbiamo parlato prima, ma io faccio il Daimoku, quindi recito il mantra che è Nam-myoho Renge Kyo. Diciamo che mi ma più oltre nei momenti in cui sto male lo faccio sia nei momenti in cui sto bene che nei momenti in cui sto male. Mh, E quindi è proprio quando sto bene ringrazio e determino, quando sto male, comunque è quello il modo per espandere proprio la mia di nuovo riportare sul mio stato vitale. Quindi sì, e poi magari, con delle azioni diverse posso dirti che mi faccio delle passeggiate, magari andare all'aria aperta, farmi una bella passeggiata in montagna, ehm, perdere l'occhio, no, su un orizzonte, respirare aria pulita. il potere della natura comunque. Sì. Prima di farti la successiva, mentre parlavi, ti osservavo e ti sentivo e ti ascoltavo, ho fatto un collegamento, con un altro ospite che ho intervistato. Siete anche simili da un punto di vista, insomma, Genomico. sì, ma non solo. Daniele Mecacci, sardo, Me lo segno. abbiamo fatto un'intervista con lui, una delle prime: "Cos'è lo sciamanesimo?" È uno dei pochi, e anche tu, uno dei pochi uomini, coetanei tra l'altro che ho intervistato, cioè 34 interviste, la maggior parte donne, qualche uomo, ma, coetanei appunto miei, uomini, pochissimi. E ho visto: "Cavolo, ma, sembra sembra Gabriele." Glielo devo dire assolutamente. Sullo sciamanesimo. Sì, magari se riesci a guardartela, boh, non so, magari poi Assolutamente sì. Anche perché, sai quel periodo che ti dicevo di forte ricerca spirituale, c'è stato proprio un momento dove ho anche percorso, quella cioè percorso, o meglio, mi sono informato, ho letto vari libri, varie cose sullo sciamanesimo, la cultura sì, tolteca messicana, sì. okay. Chissà, magari nascerà un caffè da da questo Perché triangolo. no? Va bene, le abbiamo le ultime 2, abbastanza caratteristiche di questo podcast perché, insomma, è una sorta di catena, dove tu rispondi alla domanda del precedente e formuli la domanda per il successivo. Okay. La domanda no, non è vero, ne ho saltato una, perdonami. Siamo sempre, nel cielo, ma stavolta non cadono 100 €, ma sei tu che ci devi mettere non 100 € ma un cartellone, visibile a tutto il mondo, dove appunto hai la possibilità di scrivere una frase che tutti gli abitanti del pianeta per tot, tempo potranno leggere. Cosa ci scriviamo? Sto cercando di formulare una frase che sia il più, come dire, generale possibile per il concetto che ho in mente, e quindi forse sarebbe: rispetta la vita. Rispetto alla vita, l'hai cambiata rispetto all'altra volta? Esatto, perché, la scorsa volta ti ho detto: se non sbaglio ama te stesso, no, Sì. però penso che rispetta la vita sia ancora più comprenda l'amare se stesso, l'amare gli altri, l'amare l'ambiente, no, quindi rispettare proprio la vita. Ehm, forse si è più omnicomprensivo di quel concetto che ti ho detto la scorsa volta, quindi di amare se stessi. Con rispetto alla vita intendi il pianeta? Cioè nel senso No, è proprio ancora più generale, rispetta la vita, la persona che hai davanti, rispetta la tua vita, quindi
un concetto più generale, ecco. Più Onore, generale, che secondo me comprende l'amarsi e l'amare. okay, una sorta di onora alla vita anche potrebbe essere. Sì, sì. Okay, perfetto, bello, me gusta. Okay, andiamo alla catena e concludiamo l'intervista. Hai, una domanda da rispondere, di, Eleonora, è un'esperta di oli essenziali, Eleonora Pellegrino, e la, domanda, è la seguente: in quale modo il lavoro che fai con gli altri ti aiuta a guarire te stesso? Ah, eccolo, ecco. Non me la ricordavo infatti, allora in quale modo aiuta a guarire te ste non mi ricordo nemmeno cosa ti ho risposto alla scorsa, ma tanto è una bellissima domanda e cercherò di nuovo di trarre quello che ho dentro. Ehm diciamo ruolo educativo è proprio si trae soddisfazione, si trae felicità nel vedere le persone che riescono, uhm, a essere felici a compiere un percorso. È un po' come c'è il concetto di scaffolding, di impalcatura di Vygotsky, che è stato un pedagogista anche lui. L'impalcatura è quella che serve alla persona che hai davanti prima che quella riesca a compiere a portare avanti un compito da solo. Quindi, ti aiuto con un'impalcatura, con un mio sostegno ad andare a compiere quella cosa, man mano io ti tolgo quell'impalcatura e tu vai e cammini da solo, no, Mh-mh. quindi penso che quella sia veramente una bella soddisfazione, e magari, non lo so, pensare che ognuno poi può farlo nelle proprie vite con gli altri, che appunto questo ruolo educativo che è innata alla persona stessa, diciamo che quello è un po' quello che mi spinge a continuare a fare questo lavoro, è quello che mi piace di più. Quindi non so, sì, vedere le persone che possono realizzarsi, vedere le persone che coltivano degli strumenti per poi, essere sempre più soddisfatti, più felici. Sì, mi pare avessi risposto a qualcosa del genere anche l'altra volta. Ehm, C'era una piccola aggiunta, in quale modo il lavoro che fai con gli altri ti aiuta a guarire te stesso e su cosa. Però, insomma, più o meno Sì, sì, è questa la cosa, no, sì, vedere che anche le altre persone che magari hai dato con la quale hai avuto a che fare o hai dato una mano, ehm, riescono a non so che termine usare, riescono comunque a essere aspetta riescono a farcela, riescono a tirare fuori il sì, meglio di no, sé. esatto, sì, riescono a tirare fuori le potenziale, ecco, il loro potenziale. Esatto, le Okay, potenzialità che hanno, certo. Sì, beh, è una bella cosa, sì, cavolo, una bella cosa. Sicuramente riempie e aiuta anche a te stesso a star meglio, a allinearti con la tua missione, la tua felicità, sì, eccetera. sì. Bene Dani, tocca a te. Il prossimo a questo punto non so, chi sarà, potrebbe essere la stessa persona numerologa, no, non è vero, penso sia o un imprenditore o una ragazza, che si occupa delle 5 leggi biologiche della nuova medicina germanica di Hamer, ma non importa, tu fai la domanda e se la becca chi se la becca. Sì, tanto è una domanda universale anche questa, ovvero quali sono i valori che guidano la tua vita quotidianamente, ehm, e in generale quali reputi i valori, no, quali sono per te i valori in generale e quali quelli che guidano proprio le tue scelte, quotidiane. Okay, quindi una più generale più generale sui valori in senso lato in generale, Sì, e poi una un po' più specifica per quelli che guidano sì. la sua vita. Va bene, okay, segnata. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. Speriamo che abbiamo registrato tutto bene. Aiuto. Sì, speriamo di sì. Ehm, Qualcos'altro che vuoi aggiungere Dani per chiudere o ci siamo detti tutto? Ma ci siamo detti tutto, io come la scorsa volta quello che ti dico appunto è un ringraziamento Simo per l'invito, per questa opportunità di
di chiave, in un certo senso proprio è un modo anche per aiutare le altre persone a trovare un qualcosa, no, un qualcosa che possa aiutare, che sia un concetto, che sia una, non lo so, una competenza, mi viene da dire, una skill. Quindi ecco, Ispirare un po' magari anche, no? Quell'idea. esatto, esatto. Connetterli un Sì. po' con la loro essenza, anche azzardando un po' il tiro, il bersaglio del podcast. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi ecco, no, grazie e insomma stiamo sicuramente in contatto per nuove ed eventuali altre collaborazioni. Grazie a te, secondo me bersaglio centrato, nonostante l'avessimo già fatta anche recentemente, sono comunque uscite, cioè secondo me abbiamo già portato a casa il risultato, ma poi sono uscite anche spunti nuovi e diversi rispetto alla precedente qua e là, no? Se ne dovessimo rifare una terza ci sarebbero ancora Qualcos'altro di nuovo comunque. esatto. Va bene Daniele, grazie mille e a prestissimo allora. Grazie Simo, a te. Ciao. Ciao a tutti.